In questo video voglio affrontare un tema affascinante e ancora pieno di misteri, l'orgasmo femminile. A mio avviso, ci sono 6 grandi domande che un giorno potrebbero aiutarci a comprenderlo fino in fondo. 6 aspetti che la scienza ancora non ha del tutto chiarito, ma che secondo me è fondamentale conoscere. Prima di svelarteli, voglio condividere con te una riflessione personale sull'orgasmo femminile. Una riflessione che potrebbe offrirti spunti utili per migliorare la tua esperienza, capire meglio il piacere e viverlo con più consapevolezza. E ora, ecco 6 domande chiave, seguite da 6 consigli pratici che possono rendere l'orgasmo femminile più intenso, più profondo e più appagante. Prima domanda. Perché la donna possiede un organo dedicato esclusivamente al piacere, mentre l'uomo non ne ha uno con la stessa funzione? Sai bene di quale organo sto parlando: il clitoride. Il suo unico scopo conosciuto è generare piacere, senza altre funzioni note. Ma perché esiste un organo con questa funzione specifica nella donna, mentre nell'uomo non c'è un equivalente il cui unico scopo sia il piacere del pene? Seconda domanda. A cosa serve l'orgasmo femminile? Potremmo porla così: ma qual è davvero il suo scopo? Sappiamo che, nel nostro corpo, raramente qualcosa esiste senza una funzione. Ma l'orgasmo femminile, concretamente, a cosa serve? Esistono molte teorie, ma nessuna è stata dimostrata con certezza. Alcuni ipotizzano che le contrazioni durante l'orgasmo aiutino il trasporto dello sperma, favorendo la riproduzione. Tuttavia, sappiamo che molte donne possono rimanere incinte senza mai aver avuto un orgasmo. Altri suggeriscono che il piacere stesso sia il motivo per cui l'orgasmo esiste. Genera desiderio, incentivando l'attività sessuale. Ma questa teoria, da sola, sembra incompleta. Il ruolo esatto dell'orgasmo femminile rimane un mistero. A differenza di quello maschile, spesso associato all'eiaculazione e quindi alla riproduzione, nel caso delle donne la sua funzione non è altrettanto chiara. Forse, per comprenderlo meglio, dovremmo prima capire a fondo come funziona. Terza domanda. Perché nelle donne non esiste un punto di non ritorno nell'orgasmo, mentre negli uomini sì? Negli uomini, quando la stimolazione raggiunge una certa soglia, si attiva un meccanismo irreversibile. Anche se la stimolazione si interrompe, l'orgasmo avverrà comunque. Nelle donne, invece, questo punto di non ritorno non esiste. Se la stimolazione si interrompe anche nel pieno dell'orgasmo, esso può essere completamente bloccato. Inoltre, un'altra particolarità è che le donne hanno una maggiore predisposizione all'orgasmo ripetuto. Eppure, negli esseri umani, l'orgasmo multiplo non sembra essere stato programmato biologicamente come una necessità evolutiva. Perché questa differenza? Perché negli uomini esiste un punto di non ritorno, mentre nelle donne l'orgasmo può essere interrotto in qualsiasi momento. E cosa spiega la predisposizione femminile a più orgasmi consecutivi? Quarta domanda. Come e quando, nell'evoluzione, il clitoride è diventato uno degli organi più sensibili e innervati? Il clitoride possiede un numero di terminazioni nervose pari, o addirittura superiore, a quello della punta delle dita, e fino a 2 o 3 volte quello del pene. Ma quando e perché si è evoluto in questo modo? Qual è stato il vantaggio evolutivo che ha portato a un tale sviluppo della sensibilità del clitoride? Cosa ha determinato questa concentrazione così elevata di terminazioni nervose, rendendolo uno degli organi più sensibili del corpo umano? Quinta domanda. Le dimensioni del clitoride contano? Se un giorno riuscissimo a comprendere meglio il ruolo delle dimensioni, della forma e della posizione del clitoride, potremmo forse ottenere una visione più chiara del funzionamento sessuale femminile. Un raro studio condotto su questo argomento ha suggerito che la dimensione della parte esterna del clitoride potrebbe influenzare il piacere. Questo avrebbe senso. Una superficie più ampia potrebbe offrire più punti di stimolazione, rendendo l'esperienza più intensa.
Ma quanto è realmente determinante questa variabile? E in che modo la struttura del clitoride influisce sulla risposta sessuale? Più comprendiamo questi aspetti, più possiamo facilitare l'orgasmo femminile. Ma soprattutto, non è solo la dimensione a contare, è la posizione del clitoride rispetto all'orifizio vaginale. Se il clitoride è più vicino all'apertura vaginale, la stimolazione per attrito durante il rapporto è più efficace, facilitando l'orgasmo. Una posizione più distante, invece, può rendere la stimolazione meno diretta e meno immediata. Tuttavia, queste dinamiche anatomiche sono ancora poco esplorate. Capire meglio la struttura e la posizione del clitoride è fondamentale per approfondire la comprensione dell'orgasmo femminile. Infine, la sesta domanda riguarda il funzionamento dell'orgasmo a livello neurochimico, un aspetto che richiede ancora molti studi scientifici per essere pienamente compreso. Quando una donna raggiunge l'orgasmo, diverse aree cerebrali si attivano, si disattivano e poi si riattivano in sequenza. Inoltre, entrano in gioco circa 10 ormoni e neurotrasmettitori, ma ancora oggi non sappiamo con certezza chi innesca cosa, quale processo avvia l'orgasmo e quale lo conclude. La complessità di questo meccanismo rende difficile comprenderne il funzionamento nel dettaglio. Il giorno in cui riusciremo a mappare con precisione l'intero processo a livello cerebrale, potremmo finalmente capire meglio l'orgasmo femminile. E forse, grazie a queste conoscenze, potremmo anche individuare nuovi consigli o persino trattamenti per migliorare l'esperienza orgasmica. Ora che ti ho condiviso le domande che mi pongo e che un giorno vorrei risolvere sull'orgasmo femminile, voglio lasciarti con un pensiero personale. Tienilo a mente, perché può rendere molte cose più semplici. Vorrei invitarti a non usare più espressioni come orgasmo clitorideo o orgasmo vaginale, così come orgasmo anale, orgasmo in un modo o orgasmo in un altro. Questa suddivisione frammenta il concetto stesso di orgasmo e ci porta a perderne di vista l'essenza. L'orgasmo femminile è unico e può manifestarsi in diverse varianti. In realtà, distinguere tra orgasmo vaginale e clitorideo è un modo di analizzare il piacere da una prospettiva puramente maschile. Ma anche per gli uomini, raramente si categorizza il piacere in questo modo. Ad esempio, è raro sentire domande del tipo «Quest'uomo gode solo in questo modo o in quell'altro?» Eppure, esistono uomini che affermano di poter raggiungere il piacere solo attraverso la penetrazione o esclusivamente con la masturbazione, e di questo si parla pochissimo. Al contrario, alle donne si chiede spesso «Ma come provi piacere? Ah, forse dovresti provare così, oppure in quest'altro modo». Forse hai già sentito discorsi di questo tipo. Ma il punto è che dovremmo superare queste etichette e riconoscere che l'orgasmo femminile, così come quello maschile, è un'esperienza soggettiva e complessa, non un insieme di categorie rigide. Sempre più ricercatori parlano di orgasmo assistito. Ma cosa significa esattamente? Si intende una penetrazione accompagnata da un'altra forma di stimolazione. Può essere con le dita, la lingua, un sextoy o altro. Ma fermiamoci un attimo. Perché chiamarlo assistito? Chi ha deciso che la penetrazione debba essere la base e tutto il resto un semplice supporto? Pensaci, se aggiungo del pepe o un tocco di finezza alla mia insalata, è un'insalata assistita o semplicemente un'insalata fatta come piace a me? Ti dico tutto questo per un motivo. L'orgasmo femminile non ha regole prestabilite. Ognuno può raggiungerlo come preferisce. Se qualcosa funziona per te, va bene. Ma non significa che debba funzionare per tutti, né che qualcuno debba imporre a te il suo modo di viverlo. Smettiamola di pensare all'orgasmo come a un obiettivo da raggiungere in un modo specifico. Vivi il piacere come vuoi, finché ti rende felice. Ora ti parlerò dei 6 elementi fondamentali dell'orgasmo femminile. Ho raccolto tutte le conoscenze attuali basate sugli studi scientifici e li ho suddivisi in 6 elementi chiave. Ogni donna ne utilizza almeno 4, non necessariamente tutti e 6. Alcune li usano tutti,
altre solo alcuni, e questo è un aspetto interessante da considerare. Il primo elemento è il clitoride. L'hai capito? È l'organo principale del piacere femminile. Ti ho già detto che non ha alcuna funzione se non quella di dare piacere, ma non è semplicemente un punto da stimolare in modo meccanico. Non è così che funziona. Ogni donna ha un modo diverso di viverlo e di stimolarlo. Alcune preferiscono una stimolazione molto delicata e progressiva, aumentando la pressione poco a poco. Altre, invece, amano una stimolazione più intensa fin dall'inizio, con un crescendo man mano che si avvicinano all'orgasmo. Ci sono poi donne che preferiscono stimolazioni leggere e superficiali, evitando pressioni troppo forti. Ma attenzione, il clitoride non è solo quello che vediamo esternamente. Sì, la parte esterna aiuta l'eccitazione e il piacere, ma c'è molto di più. Ogni donna ha una zona precisa, una specie di punto di attivazione che, se stimolato nel modo giusto, facilita l'orgasmo. Alcune donne raccontano che basta spostare la stimolazione di pochi millimetri per perdere completamente il piacere. Oppure, al contrario, sentirlo esplodere. Questa zona può trovarsi leggermente più in alto, più a destra o più a sinistra. Non è mai esattamente la stessa per tutte. Ogni donna deve scoprire la propria zona di attivazione e, se ha un partner, aiutarlo a individuarla. Serve anche capire il tipo di stimolazione che funziona meglio. Movimenti circolari, dall'alto verso il basso, da destra a sinistra, dipende da persona a persona. Quindi il clitoride è fondamentale, ma per ottenere il massimo piacere bisogna imparare a conoscerlo e a capire cosa funziona per ognuna. Secondo elemento. È spesso uno degli aspetti più trascurati nel piacere sessuale femminile. La vulva. La vulva comprende la parte esterna dell'apparato genitale femminile e si estende fino alla zona posteriore, includendo l'area tra la vulva, la vagina e l'ano, comprese le labbra e la zona esterna dell'ano. Stiamo parlando della parte esterna, non interna. Questa zona è estremamente sensibile e la sua stimolazione può generare intense sensazioni di piacere. È per questo che, ad esempio, molte donne provano piacere durante la penetrazione. Il movimento del pene stimola indirettamente tutta questa area esterna. Lo stesso vale per la zona intorno all'ano. Alcune donne riferiscono che, durante un cunnilingus, una stimolazione esterna dell'ano o dell'area tra la vagina e l'ano può intensificare il piacere. Ogni persona deve esplorare e scoprire quali stimolazioni funzionano meglio per sé. Terzo elemento. La vagina partecipa al piacere sessuale, anche se molte donne affermano che non è la fonte principale del loro orgasmo. Contrariamente a quanto si pensa, il piacere vaginale non deriva semplicemente dai movimenti avanti e indietro. Se fosse così, un esame ginecologico dovrebbe essere piacevole, e sappiamo che non è così. Piuttosto il piacere dipende da come viene stimolata la vagina, inclinando il pene in modi specifici, usando le dita per premere determinate aree interne, o con movimenti che creano una stimolazione più mirata. Ne ho parlato in un video in cui spiego come, anche con un pene di piccole dimensioni, si possa dare piacere durante la penetrazione. Non è il semplice movimento avanti e indietro a fare la differenza, ma la qualità della stimolazione. Se ti interessa approfondire, puoi guardare quel video. Troverai molte informazioni utili. Sappiamo che, a livello vaginale, le aree più sensibili si trovano nei primi centimetri. È lì che una donna percepirà maggiormente l'attrito, per esempio con un dito. Più in profondità, la sensibilità si riduce e lo sfregamento diventa meno distinto rispetto a quello che si può sentire a 1 o 2 centimetri dall'orifizio. C'è un'area particolarmente interessante per la stimolazione vaginale, soprattutto quando una donna è sdraiata a pancia in giù. Si trova nella parte superiore della vagina, a circa 2 o 4 centimetri dall'ingresso, ed è quello che abbiamo chiamato punto G. Oggi sappiamo che non si tratta di un punto preciso, ma di una zona che può offrire sensazioni più intense. Tuttavia, questo non vale per tutte le donne. Alcune hanno una conformazione naturale, in cui questa zona è ben definita, ma non necessariamente associata a piacere. Altre invece provano un grande piacere
anche senza avere una struttura specifica del punto G riconoscibile a livello istologico. Se ci pensiamo, questa zona corrisponde alla stimolazione della parte interna del clitoride. Ricordiamo che il clitoride non è solo la piccola parte visibile all'esterno. Si estende fino a 7 o 8 cm all'interno del corpo. Quindi quello che chiamiamo punto G potrebbe in realtà essere legato alla stimolazione interna del clitoride, ma anche all'uretra, che può contribuire alla sensazione di piacere. L'uretra, infatti, è il canale attraverso cui uriniamo, ma sappiamo che può avere un ruolo nelle sensazioni erotiche. Quarto elemento: il bacino e il perineo. È qualcosa di cui si parla spesso con un sì, è vero, ma che altrettanto spesso viene dimenticato. Sai che esistono studi in cui è stato chiesto a donne che raggiungono l'orgasmo con facilità di non muovere il bacino durante il rapporto? Ebbene, più della metà di loro ha avuto difficoltà a provare piacere senza quei movimenti. Quando c'è eccitazione, il bacino compie naturalmente piccoli movimenti, avanti e indietro, come una leggera increspatura. È come se, inconsciamente, il corpo effettuasse un piccolo massaggio del clitoride attraverso la stimolazione delle zone genitali interne. A volte questi movimenti sono impercettibili, quasi una danza del ventre, ma quando l'orgasmo si avvicina, tutto il corpo diventa più teso, fino a bloccarsi in un momento di massima contrazione. Il tono muscolare del bacino e del perineo gioca un ruolo essenziale in questo processo. Avere un bacino flessibile e lavorare sulla tonicità del perineo può migliorare la capacità di raggiungere l'orgasmo e intensificarne le sensazioni. Quinto elemento: la mente. Non è una sorpresa, vero? La mente gioca un ruolo fondamentale nell'orgasmo. Puoi ricevere la migliore stimolazione possibile sul clitoride, avere movimenti pelvici perfetti e trovarsi in una situazione ideale. Ma se la tua testa non è nel giusto stato mentale, tutto questo potrebbe non funzionare. L'orgasmo è una combinazione di fattori fisici e psicologici. Se la mente è rilassata e predisposta, il corpo risponde in modo più intenso. Le terminazioni nervose, responsabili dell'eccitazione e dell'orgasmo, funzionano solo se sei in uno stato di eccitazione mentale e di abbandono al piacere. Lasciarsi trasportare dalle emozioni e dal momento è essenziale. Senza il coinvolgimento della mente, anche la miglior stimolazione può non essere sufficiente. Ecco perché stimolare il clitoride in un momento in cui non siamo mentalmente eccitati può risultare spiacevole, persino fastidioso. Al contrario, quando siamo eccitati, anche a livello mentale, quella stessa stimolazione può diventare incredibilmente piacevole e intensa. Questo dimostra quanto la mente giochi un ruolo fondamentale nel piacere. Per questo motivo è essenziale sentirsi sereni, risolvere eventuali problemi nella relazione di coppia e imparare a passare da uno stato mentale di preoccupazione a uno di completo abbandono al piacere. Bisogna saper fare quel passaggio mentale da «sto pensando, sono preoccupata» a «voglio lasciarmi andare, divertirmi, godermi il momento». È un aspetto fondamentale. Un dettaglio interessante a livello mentale è che alcune persone sperimentano una sensazione di dover urinare subito, prima di raggiungere l'orgasmo. Se ti è mai capitato, voglio rassicurarti: non perderai urina. Questa sensazione è dovuta alle contrazioni del perineo e alle variazioni di tono muscolare, oltre a particolari risposte neurologiche. In realtà, è solo un segnale che l'orgasmo è molto vicino. Quindi, se senti questa sensazione proprio poco prima di venire, non preoccuparti, è del tutto normale. Anzi, prendilo come un segnale positivo. Rilassati, lasciati andare e goditi il momento. Sesto elemento. Abbiamo parlato molto della zona genitale, ma non dimentichiamo che il piacere coinvolge tutto il corpo. Alcune donne trovano che la stimolazione del seno, se combinata con la penetrazione, possa facilitare e intensificare l'orgasmo. Per altre, è il bacio a giocare un ruolo fondamentale nell'eccitazione. Ciò che conta è non limitarsi alle zone genitali.
Tutto il corpo può essere coinvolto nel piacere. Le carezze, i tocchi, le stimolazioni su diverse parti del corpo possono aumentare il piacere e l'eccitazione, a condizione che siano piacevoli per la persona che le riceve. L'aspetto più importante è prendersi il tempo per conoscersi e scoprire cosa funziona meglio per sé. Ti ho appena spiegato i 6 elementi che contribuiscono all'orgasmo femminile. Il clitoride, la vagina, la vulva e la zona esterna, il perineo e il bacino, la mente, le zone erogene al di fuori dei genitali, come i seni, il collo, i baci e molte altre aree del corpo. Ora che conosci questi 6 elementi, ricorda, non esiste un'unica strada per il piacere. Ogni persona è diversa e il segreto sta nel comprendere il proprio corpo e il proprio piacere. Accarezzale, esplora, e ogni donna percepirà cosa le piace di più, cosa funziona meglio per lei. È una combinazione personale, esattamente come preparare un'insalata. Ogni donna dirà: "Ah, io preferisco aggiungere questo e questo alla mia insalata." Oppure: "Io scelgo questi altri ingredienti." E non dimenticare che le preferenze possono cambiare nel tempo. Puoi usare alcuni elementi in un momento della tua vita e poi, più avanti, preferirne altri. Hai i 6 ingredienti che ti ho spiegato e puoi mescolarli come vuoi. Non c'è una regola fissa. Puoi cambiare anche durante il rapporto. Alcune donne preferiscono certi stimoli all'inizio e poi, man mano che il piacere cresce, ne preferiscono altri. È tutto assolutamente normale. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è stato utile, lascia un mi piace e scrivimi nei commenti. Un forte abbraccio e ci vediamo al prossimo video.